Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Eplerenone Doc Generici SRL, ultimo aggiornamento, 6 novembre 2021. Cos'è Eplerenone Doc Generici? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Eplerenone Doc Generici durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Eplerenone Doc Generici? Eplerenone Doc Generici è un farmaco a base del principio attivo eplerenone, appartenente alla categoria degli antagonisti dell'aldosterone e nello specifico antagonisti dell'aldosterone. È commercializzato in Italia dall'azienda Doc Generici SRL. Eplerenone Doc Generici può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Eplerenone Doc Generici 25 mg 30 compresse rivestite con film. Eplerenone Doc Generici 50 mg 30 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Doc Generici SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: eplerenone. Gruppo terapeutico: antagonisti dell'aldosterone. Forma farmaceutica: compressa rivestita. Indicazioni: l'eplerenone ha indicato per la riduzione del rischio di mortalità e morbilità cardiovascolare in pazienti stabili con disfunzione ventricolare sinistra, VEFA 0,40%, ed evidenze cliniche di scompenso cardiaco a seguito di recente infarto del miocardio, in aggiunta alla terapia standard compresi i beta bloccanti. In aggiunta alla terapia ottimale standard, per la riduzione del rischio di mortalità e morbilità cardiovascolare nei pazienti adulti con insufficienza cardiaca cronica, in classe DII e disfunzione sistolica ventricolare sinistra, VEFA 0,30%, vedere paragrafo 5, 1. Posologia. Sono disponibili dosaggi da 25 mg e 50 mg per l'aggiustamento individuale della dose. La dose massima giornaliera a 50 mg al giorno. Pazienti con scompenso cardiaco a seguito di infarto miocardico. La dose di mantenimento raccomandata di eplerenone è di 50 mg una volta al giorno. Il trattamento deve essere iniziato alla dose di 25 mg una volta al giorno e gradualmente aumentato alla dose raccomandata di 50 mg una volta al giorno, preferibilmente entro 4 settimane, tenendo in considerazione i livelli di potassio sierico, vedere tabella 1. La terapia con eplerenone deve iniziare normalmente entro 3-14 giorni da un episodio di infarto acuto del miocardio. Pazienti con insufficienza cardiaca cronica, in classe DII. Per i pazienti con insufficienza cardiaca cronica in classe DII, il trattamento deve essere iniziato alla dose di 25 mg una volta al giorno e gradualmente aumentato alla dose raccomandata di 50 mg una volta al giorno, preferibilmente entro 4 settimane. Tenendo conto dei livelli di potassio sierico, vedere tabella 1 e paragrafo 4, 4. I pazienti con livelli di potassio sierico 5,0 mol/L non devono iniziare la terapia con eplerenone, vedere paragrafo 4, 3. Il potassio sierico deve essere misurato prima di iniziare la terapia con eplerenone, entro la prima settimana di trattamento ed un mese dopo l'inizio del trattamento o dell'aggiustamento posologico. Successivamente, il potassio sierico deve essere valutato al bisogno su base periodica. Dopo l'inizio della terapia, la dose deve essere aggiustata in base al livello del potassio sierico come indicato nella tabella 1. Tabella 1. Tabella per l'aggiustamento posologico dopo l'inizio del trattamento. Potassio sierico, mol/L. Azione. Aggiustamento posologico 5,0. Aumento da 25 mg a giorni alterni a 25 mg una volta al giorno. Da 25 mg una volta al giorno a 50 mg una volta al giorno. 5,0 a 5,4. Mantenimento. Nessun aggiustamento posologico. 5,5 a 5,9. Riduzione. Da 50 mg una volta al giorno a 25 mg una volta al giorno. Da 25 mg una volta al giorno a 25 mg a giorni alterni. Da 25 mg a giorni alterni a sospensione del trattamento. 6,0. Sospensione non applicabile. Dopo la sospensione di eplerenone a causa di livelli di potassio sierico 6,0 mol/L, il trattamento con eplerenone può essere ripreso alla dose di 25 mg a giorni alterni quando i livelli di potassio siano scesi al di sotto di 5,0 mol/L.
Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di eplerenone nei bambini e negli adolescenti non sono state stabilite. I dati al momento disponibili sono riportati nei paragrafi 5.1 e 5.2. Anziani. Non è necessario un aggiustamento della dose iniziale nei pazienti anziani. A causa di un deficit della funzionalità renale correlato all'età, il rischio di iperpotassiemia aumenta nei pazienti anziani. Tale rischio può aumentare quando è presente una comorbidità associata ad una aumentata esposizione sistemica, in particolare in presenza di compromissione epatica da lieve moderata. Si raccomanda in questi pazienti il monitoraggio periodico del potassio sierico, vedere paragrafo 4.4. Danno renale. Non è necessario un aggiustamento della dose iniziale nei pazienti con danno renale lieve. Si raccomanda in questi pazienti il monitoraggio periodico del potassio sierico, vedere paragrafo 4.4, e l'aggiustamento delle dose secondo la tabella 1. I pazienti con danno renale moderato, CrCl 30-60 ml/min, devono iniziare il trattamento con 25 mg a giorni alterni e l'aggiustamento della dose deve avvenire in base ai livelli di potassio, vedere tabella 1. Si raccomanda il monitoraggio periodico del potassio sierico, vedere paragrafo 4.4. Non c'è esperienza nei pazienti con insufficienza cardiaca a seguito di infarto miocardico con CrCl 50 ml/min. L'uso di eplerenone in questi pazienti deve essere effettuato con cautela. Dosi al di sopra di 25 mg al giorno non sono state studiate nei pazienti con CrCl 50 ml/min. L'uso nei pazienti con insufficienza renale grave, CrCl 30 ml/min, ha controindicato, vedere paragrafo 4.3. L'eplerenone non è dializzabile. Compromissione epatica. Non è necessario un aggiustamento della dose iniziale nei pazienti con compromissione epatica lieve moderata. A causa di un aumento dell'esposizione sistemica all'eplerenone, in pazienti con compromissione epatica lieve moderata, specialmente se anziani, si raccomanda un monitoraggio frequente e regolare del potassio sierico, vedere paragrafo 4.4. Uso concomitante. In caso di trattamento concomitante con inibitori deboli o moderati del CYP3A4, ad esempio amiodarone, diltiazemi verapamil, si può iniziare il trattamento con 25 mg al giorno. La dose non deve superare 25 mg al giorno, vedere paragrafo 4.5. L'eplerenone può essere somministrato con o senza cibo, vedere paragrafo 5.2. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Pazienti con livelli di potassio sierico 5,0 mol/L all'inizio del trattamento. Pazienti con insufficienza renale grave, EGFR 30 ml al minuto per 1,73 m2. Pazienti con insufficienza epatica grave, punteggio KILT-PUC. Pazienti che assumono diuretici risparmiatori di potassio o inibitori potenti del CYP3A4, ad esempio itraconazolo, chetoconazolo, ritonavir, nelfinavir, claritromicina, telitromacina e nefazodone, vedere paragrafo 4.5. Combinazione di eplerenone con un inibitore dell'enzima di conversione dell'angiotensina, ACE, e un bloccante del recettore dell'angiotensina, ARB. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Iperpotassiemia. In accordo con il suo meccanismo d'azione, con la somministrazione di eplerenone può verificarsi iperpotassiemia. I livelli di potassio sierico devono essere monitorati in tutti i pazienti all'inizio vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Interazioni farmacodinamiche. Diuretici risparmiatori di potassio e integratori di potassio. A causa del rischio aumentato di iperpotassiemia, l'eplerenone non deve essere somministrato nei pazienti in trattamento con altri diuretici risparmiatori, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere eplerenone DOC generici insieme ad altri farmaci come Eurosaddamelna Euro, Aerosklensia Euro, Aeroscolireia Euro, Aeroscristalsola Euro, Aerosdronedarone Aristo Euro, Aeroselettrolitica Bil.manten. Con glucosio bioindustrial.i.m.euro, Aeroselettrolitica Bil.manten.i più glucosio monico a euro, Aeroselettrolitica Bil.manten.i più glucosio Baxtera euro, Aeroselettrolitica Bil.manten.i più glucosio galenica senese a euro, Aeroselettrolitica Bil.manten.i più glucosio salfa euro, Aeroselettrolitica Bil. Reidr. Con glucosio più calc. Gluc. Monico a euro, Aeroselettrolitica ec.enterrica diaco a euro, Aeroselettrolitica ec.enterrica fresenio scabi Italia a euro, Aeroselettrolitica ec.enterrica monico a euro, Aeroselettrolitica ec.
Gastrica bioindustrial.i.m.euro, Aeros elettrolitica ec. Gastrica Moniqua euro, Aeros elettrolitica ec. Pediatrica Baxtera euro, Aeros elettrolitica ec. Pediatrica bioindustrial.i.m.euro, Aeros elettrolitica ec. Pediatrica Fresenius Cabi Italia euro, Aeros elettrolitica ec. Pediatrica Galenica Senesia euro, Aeros elettrolitica ec. Pediatrica Moniqua euro, Aeros elettrolitica ec. Pediatrica Salfa euro, Aeros elettrolitica Manten. Più glucosio B Brauna euro, Aeros elettrolitica Manten. Più glucosio Galenica Senesia euro, Aeros elettrolitica Reib. Più GL. Più K gluconato Fresenius Cabi Italia euro, Aeros elettrolitica Reib. Più GL. Più K gluconato Galenica Senesia euro, Aeros elettrolitica Reib. Più GL. Più K gluconato Salfa euro, Aeros elettrolitica reibratante bioindustrial Imsol. Per Inf. IA euro, Aeros elettrolitica reibratante bioindustrial Imsol. Per Inf. IA euro, Aeros elettrolitica reibratante Baxtera euro, Aeros elettrolitica reibratante Fresenius Cabi Italia euro, Aeros elettrolitica reibratante Galenica Senesia euro, Aeros elettrolitica reibratante Galenica Senesia euro, Aeros elettrolitica reibratante Baxtera euro, Aeros elettrolitica reibratante Diacoa euro, Aeros elettrolitica reibratante più glucosio Fresenius Cabi Italia euro, Aeros elettrolitica reibratante più glucosio Moniqua euro, Aeros elettrolitica reibratante Fresenius Cabi Italia euro, Aeros elettrolitica reibratante Galenica Senesia euro, Aeros elettrolitica reibratante Moniqua euro, Aeros elettrolitica reibratante Salfa euro, Aeros elettrolitica reibratante Moniqua euro, Aeros elettrolitica reibratante Salfa euro, Aeros elettrolitica Reint. Più GL più NA gluconato bioindustrial.i.m.euro, Aeros elettrolitica Reint. Più GL più NA gluconato Galenica Senesia euro, Aeros elettrolitica Reint. Più NA gluconato Baxtera euro, Aeros elettrolitica Reint. Più NA gluconato bioindustrial.i.m.euro, Aeros elettrolitica Reint. Più NA gluconato Galenica Senesia euro, Aeros elettrolitica Reint. Più NA gluconato Moniqua euro, Aeros elettrolitica Reint. Più NA gluconato Salfa euro, Aeros elettrolitica Reint. Più POT più GL più NA gluconato bioindustrial euro, Aeros elettrolitica Reint. Più POT più GL più NA gluconato Galenica Senesia euro, Aeros elettrolitica Reint. Più POT più GL più NA gluconato Moniqua euro, Aeros elettrolitica Reint. Più POT più GL più NA gluconato Salfa euro, Aeros elettrolitica Reint. pH 7,4 più NA gluconato bioindustrial IMA euro, Aeros elettrolitica Reint. pH 7,4 più NA gluconato Salfa euro, Aeros freamineia euro, Aeros Gefera euro, Aeros gelaspana euro, Aeros glucosio più potassio clor. Bioindustrial Imsol. Per Inf. IA euro, Aeros glucosio più potassio cloruro Baxter, preparazione iniettabile a euro, Aeros glucosio più potassio cloruro Galenica Senesia euro, Aeros glucosio più potassio cloruro Moniqua euro, Aeros Goganza euro, Aeros iodio Nova Argentia 7%/5% soluzione cutanea alcolica euro, Aeros iodio soluzione cutanea afoma euro, Aeros isocolana euro, Aeros isolitea euro, Aero SKCl retarda euro, Aeros chetoconazolera euro, Aeros chetonova euro, Aeros lac Sidoa euro, Aeros lento Calima euro, Aeros macrogoliga euro, Aeros macrogol Sandoza euro, Aeros molaxolea euro, Aeros movicol bambini senza arma euro, Aeros movicol concentrato a euro, Aeros movicol, polvere per soluzione, polveri oralia euro, Aeros movicol, polveri oralia euro, Aeros movicol senza arma euro, Aeros moviprep, polveri oralia euro, Aeros moltaca euro, Aeros nirvaxona euro, Aeros nizoblua euro, Aeros nizoral, crema euro, Aeros nizoral, shampoo euro, Aeros peditracea euro, Aeros Plingo euro, Aeros potassio acetato bioindustrial.i.m.euro, Aeros potassio acetato Salfa euro, Aeros potassio cloruro 0,3% più sodio cloruro 0,9% Cabbia euro, Aeros potassio cloruro B Brauna euro, Aeros potassio cloruro bioindustrial.i.m.euro, Aeros potassio cloruro Galenica Senesia euro, Aeros potassio cloruro Salfa euro, Aeros potassio fosfato bioindustrial.i.m.euro, Aeros potassio fosfato Galenica Senesia euro, Aeros potassio fosfato Salfa euro, Aeros potassiona euro, Aeros ringere acetato Baxtera euro, Aeros ringere acetato bioindustrial.i.m.euro, Aeros ringere acetato Diacoa euro, Aeros ringere acetato più glucosio Galenica Senesia euro, Aeros ringere acetato Fresenius Cabi Italia euro, Aeros ringere acetato Galenica Senesia euro, Aeros ringere acetato Moniqua euro, Aeros ringere acetato Salfa euro, Aeros ringere più glucosio Galenica Senesia euro, Aeros ringere
galenica senese a euro, aerosringe lattato Baxter a euro, aerosringe lattato B Brown a euro, aerosringe lattato bioindustrial.i.m. a euro, aerosringe lattato Diaco a euro, aerosringe lattato più glucosio galenica senese a euro, aerosringe lattato Eurospital a euro, aerosringe lattato Fresenius Cavi Italia a euro, aerosringe lattato galenica senese a euro, aerosringe lattato Monico a euro, aerosringe lattato Salfa a euro, aerosringe Monico a euro, aerosringe Salfa a euro, aeroselg S a euro, aeroselg, polveri orali a euro, aerosodio cloruro 0,9% più potassio cloruro 0,3% Baxter a euro, aerosodio cloruro 0,9% più potassio cloruro 0,6% Monico a euro, aerosol. Cardioplegica bioindustrial in Sol. ADS Thomas I a euro, aerosoluzione cardioplegica galenica senese a euro, aerosoluzione di Eurocollins galenica senese a euro, aerosoluzione per circolazione extracorporea, S Thomas I, Monico a euro, aerosoluzione polisalina conc. C barra potassio I bioindustrial.i.m. a euro, aerospendor a euro, aerosterofundina a euro, aerosvend, compressa rivestita a euro, aerosvend, polvere a euro, aerosvolulite a euro, aerosvoriconazolo a corda a euro, aerosvoriconazolo aristo a euro, aerosvoriconazolo eurobindo a euro, aerosvoriconazolo DRRDIS a euro, aerosvoriconazolo Milan Pharma a euro, aerosvoriconazolo Milan a euro, aerosvoriconazolo Sandozba a euro, aerosvoriconazolo Sandozza a euro, aerosvoriconazolo Teva a euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Plerenone Doc generici durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Plerenone Doc generici durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non vi sono dati sufficienti sull'uso di Plerenone in donne in gravidanza. Gli studi effettuati su animali non hanno indicato eventi avversi diretti o indiretti su gravidanza, sviluppo embriofetale. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari a seguito di impiego di Plerenone. L'Eplerenone non causa sonnolenza o compromissione della funzione cognitiva, ma quando si guidano veicoli o si usano macchinari si deve tenere conto che nel corso del trattamento possono verificarsi capogiri. Effetti indesiderati. In 2 studi Efesus Eplerenone post-acute miocardiale infarction heart failure efficaci and survival study in phasis HF Eplerenone in mild patients hospitalization and survival study in heart failure, l'incidenza complessiva, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non sono stati riportati eventi avversi associati a sovradosaggio con Eplerenone negli uomini. Si prevede che la manifestazione più probabile di sovradosaggio nell'uomo possa essere ipotensione o iperpotassiemia. In caso di iperpotassiemia, si deve avviare un trattamento standard. L'Eplerenone non viene eliminato attraverso l'emodialisi. È stato osservato che l'Eplerenone si lega notevolmente al carbone vegetale. Se si verifica ipotensione sintomatica, si deve avviare un trattamento di supporto. In caso di iperpotassiemia, si deve avviare un trattamento standard. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antagonisti dell'aldosterone, codice ATC. C03-04. Meccanismo d'azione. L'Eplerenone presenta una selettività relativa per il legame con i recettori mineralcorticoidi umani ricombinanti rispetto al legame con i recettori umani. Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. La biodisponibilità assoluta dell'Eplerenone è del 69% dopo somministrazione di una compressa da 100 mg. Le concentrazioni plasmatiche massime si raggiungono dopo circa 1,5-2 ore. Sia i livelli di dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di sicurezza farmacologica, tossicità a dosi ripetute, genotossicità, potenziale cancerogeno, tossicità della riproduzione e dello sviluppo. Elenco degli eccipienti. Nucleo della compressa. Lattosio monoidrato. Cellulosa microcristallina. E460. Crosscarmellosa sodica. Tipo A. Ipromellosa. Benecele 3. Talco. Magnesio stearato. Rivestimento della compressa. Macrogol barra PEG 6000. HPMC 2910. Ipromellosa 5CP. Talco. E553B. Titanio biossido. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Eplerenone Doc generici a base di Eplerenone sono Eplerenone Accord, Eplerenone CK, Eplerenone Milan, Inspra. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate.
Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.